Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video e sul canale di Tyrell Academy. Nello scorso video vi abbiamo presentato il Relative Rotation Graph sviluppato da Julius De Kempner circa una ventina di anni fa. Questo strumento di analisi tecnica ha riscosso una certa fama nel corso degli anni, sia dagli investitori retail ma soprattutto da quelli istituzionali. Questo perché è in grado di fornire in modo semplice ed immediato informazioni riguardo le performance dello strumento finanziario in analisi e di classificarlo come strumento leader, che quindi sovrapperforma il mercato, o ritardatario, che al contrario lo sottoperforma. Noi di Tyrell Capital non utilizziamo il Relative Rotation Graph nelle nostre analisi, in quanto abbiamo sviluppato un nostro indicatore rotazionale proprietario, che abbiamo chiamato Tyrell Rotational Indicator e che ci ha permesso di approfondire gli studi su questo strumento e di svincolarci dalle piattaforme commerciali che trovate online. Nei prossimi 20 minuti voglio quindi presentarvi il file Excel che abbiamo sviluppato e che potete scaricare e provare andando semplicemente sul nostro sito, per cui mettetevi comodi e noi ci vediamo subito dopo la sigla. Prima di procedere con l'analisi del file devo fare una premessa. Il grafico di rotazione relativa è un marchio registrato dalla società RRG Research e le equazioni utilizzate per ottenerlo non sono pubbliche. Il Tyrell Rotational Indicator, che è appunto l'indicatore sviluppato da noi, è stato ottenuto studiando e analizzando i grafici disponibili gratuitamente sul web e, come potete vedere da questo confronto, siamo riusciti ad ottenere una riproduzione dell'indicatore piuttosto fedele. A sinistra è riportato l'RRG, mentre a destra il TRI, entrambi relativi agli indici settoriali statunitensi. Come potete vedere tra di loro sono molto simili, chiaramente se entriamo nel dettaglio le differenze ci sono. Quello che importa però sono le similitudini a livello macroscopico, quindi la posizione delle teste, l'attraversamento degli assi, la direzione delle curve e la posizione reciproca tra di loro. E questi sono tutti riprodotti piuttosto fedelmente. Bene, passiamo quindi alla presentazione del file Excel dell'indicatore TRI. Appena aperto il file ci troviamo di fronte al disclaimer, nel quale dichiariamo che il file in analisi non rappresenta ovviamente un servizio di investimento, ma è solamente uno strumento che, attraverso determinati algoritmi, permette di ottenere un report composto da grafici e indicatori, dai quali poi sarà unicamente l'utente a prendere la decisione finale se investire o meno. All'interno del file non verrà quindi fornito alcun consiglio finanziario. Oltre a questo trovate anche un foglio con le indicazioni per la risoluzione di problemi tecnici con Excel, che vediamo alla fine del video. Una volta letto il disclaimer e cliccato sul pulsante accetta, si sbloccano altri 3 fogli, la dashboard, il set di titoli ed un foglio con le note. Partiamo dalla dashboard, che ovviamente è il foglio principale del file, dopodiché vedremo anche gli altri. Anzitutto bisogna premettere che il file scarica automaticamente i dati dei titoli di vostro interesse direttamente dal database di Yahoo Finance, quindi nonostante sia un database molto ricco e con dati precisi, è possibile che non siano presenti tutti gli strumenti finanziari di nostro interesse o magari alcuni dati non siano aggiornati o corretti. In ogni caso si tratta di qualcosa di molto raro. Inoltre il file Excel riconosce i titoli che vogliamo analizzare attraverso il loro ticker. Bisogna fare però attenzione che Yahoo Finance in alcuni casi utilizza dei ticker leggermente o completamente diversi da quelli utilizzati in borsa. Per esempio l'S&P 500 è identificato con la sigla GSPC, preceduta dal simbolo dell'operatore esponenziale, il Dow Jones da DJI e il Nasdaq da IXIC. Per quanto riguarda le azioni e gli indici settoriali, solitamente i ticker coincidono con quelli di borsa, tranne in qualche raro caso. Per quanto riguarda le valute, comprese le criptovalute, anche in questo caso bisogna fare un po' di attenzione. Quelli che vi sto mostrando sono solamente alcuni esempi, ma come vedete sono piuttosto diversi da quelli utilizzati più comunemente e bisogna quindi farci attenzione. Anche per gli ETF generalmente i ticker cambiano
Infatti bisogna aggiungere il suffisso della borsa a cui si fa riferimento. In caso di dubbi basta comunque andare sul sito di Yahoo Finance attraverso il link già riportato nel file e fare una rapida verifica. Nel caso in cui ci sia bisogno di rivedere la spiegazione degli indicatori e l'utilizzo del file, in quest'area ho riportato i link ai video sul nostro canale YouTube relativi alla forza relativa e all'indicatore rotazionale e alla guida del file che state vedendo. Vi basta quindi cliccare sui vari link per essere indirizzati al video corrispondente. Bene, passiamo quindi alla sezione di inserimento dati. In quest'area dobbiamo inserire i ticker degli strumenti che vogliamo analizzare. Come vedete c'è la possibilità di inserire fino a 11 strumenti finanziari. Questo numero ovviamente non è casuale. 11 infatti sono gli indici settoriali che compongono l'S&P 500 ed in questo modo si ha la possibilità di analizzarli tutti contemporaneamente ed avere una visione completa dell'andamento del mercato. Quelli che vedete sono infatti i ticker degli 11 settori in ordine alfabetico già preimpostati all'interno del file. Procedendo troviamo la casella in cui inserire il benchmark, ovvero lo strumento che utilizziamo come riferimento per la nostra analisi e con il quale tutti gli strumenti precedenti vengono confrontati. Quello indicato in questo momento è lo SPY, ovvero l'ETF che replica l'S&P 500. Per evitare di dover inserire ogni volta i ticker manualmente, c'è la possibilità di creare delle liste che possono essere richiamate in modo automatico. È sufficiente, infatti, selezionare da questo menu a tendine la lista di vostro interesse, i cui componenti sono stati salvati nel foglio set di titoli che vedremo tra poco. Premendo quindi il pulsante a fianco, i ticker sia dei titoli in analisi che del benchmark verranno caricati automaticamente. Una volta caricati i ticker, ovviamente poi potete anche cambiarli manualmente, per cui la scelta della lista non è vincolante. Potete quindi cambiare sia i ticker dei titoli che quelli del benchmark. A proposito di benchmark, dobbiamo soffermarci su una funzione molto interessante. Come sapete, il grafico di rotazione relativa fornisce un'indicazione della fase del ciclo di forza relativa dello strumento in esame rispetto ad un riferimento. In sostanza ci permette di capire se lo strumento di nostro interesse sta sovraperformando o sottoperformando, ma sempre rispetto al benchmark, il quale potrebbe essere a sua volta in una fase di trend crescente o decrescente. Vediamolo con una semplice rappresentazione grafica giusto per chiarire qualsiasi dubbio. In questo grafico ho riportato la performance dell'azienda che sto analizzando, rappresentata dalla linea verde, e del benchmark, rappresentato dalla linea rossa. Se l'azienda sta sovraperformando il benchmark, si troverà molto probabilmente nel quadrante dei leader. Di fatto però, dal punto di vista del grafico di rotazione relativa, la situazione che state vedendo in questo momento e quest'altra sono del tutto equivalenti. L'azienda continua infatti a sovraperformare il benchmark e quindi appartiene al quadrante dei leader, anche se in realtà si trova in una fase di decrescita. Questa informazione però dal grafico di rotazione relativa non riusciamo ad estrapolarla, dobbiamo per forza ricorrere ad altri strumenti. Per ottenerla anche nel grafico rotazionale bisognerebbe confrontare l'andamento della nostra azienda rispetto ad un riferimento perfettamente costante. Uno strumento finanziario di questo tipo nel mercato non è disponibile, per cui è stata aggiunta una funzione nel file Excel in grado di simularlo. Lasciando la cella del benchmark vuota, il programma ricostruisce un ipotetico strumento finanziario costante nel tempo, con il quale andremo a confrontare i vari titoli di nostro interesse. Ci tengo a chiarire che il valore del prezzo e la dimensione delle candele è del tutto ininfluente. L'unica cosa importante è che i prezzi di chiusura delle candele siano costanti. A questo punto, quindi, uno strumento si troverà nel quadrante dei leader solamente se effettivamente sarà caratterizzato da un trend crescente. Al contrario, sarà nel quadrante dei ritardatari se invece il trend delle performance sarà decrescente. In sostanza, mentre il grafico di rotazione relativa fornisce un'informazione appunto di tipo relativo, quindi confronti il titolo in analisi rispetto ad uno strumento finanziario, con questa funzione è possibile avere informazioni di tipo assoluto, quindi ci permette di capire se lo strumento in analisi, pur essendo magari il leader di mercato, si trova in una fase di crescita o di decrescita.
La procedura corretta per utilizzare il file sarebbe quindi quella di confrontare i titoli in analisi con un benchmark rappresentativo del mercato, in modo da separare i titoli leader dai ritardatari e poi eseguire l'analisi con il benchmark costante in modo da verificare che effettivamente i titoli leader di mercato siano caratterizzati da una performance in crescita. Bene, spero che sia tutto chiaro. Si tratta di una funzione un po' particolare, ma che in realtà è molto utile e permette di fare delle analisi decisamente complete ed interessanti. Sicuramente una volta che lo avrete provato e analizzerete i grafici, vi si chiariranno le idee. Continuiamo quindi con la presentazione del file Excel ed in questa sezione è possibile scegliere il periodo storico da analizzare. In questa cella inseriamo quindi il giorno in cui vogliamo eseguire l'analisi. Di default viene selezionato automaticamente il giorno attuale, ma nel caso vogliate verificare qual era la situazione di un determinato titolo nel passato, dovete semplicemente inserire la data di vostro interesse. Nella cella a fianco inseriamo il numero di mesi da analizzare, generalmente io ne utilizzo 36, quindi 3 anni, ma potete utilizzare quelli che preferite. Ovviamente non esagerate perché, oltre ad aumentare i tempi di elaborazione dei dati, il file è predisposto per gestire uno storico molto ampio ma comunque limitato. Per esempio con il time frame giornaliero è di circa 12 anni, con quello settimanale sono circa 55, mentre con quello mensile sicuramente non avrete problemi. Fate inoltre attenzione che se andate troppo indietro nel passato, molti strumenti potrebbero non essere disponibili. In ogni caso non dovete preoccuparvi perché il programma procederà comunque con il download e scaricherà automaticamente i dati disponibili dalla data di emissione dello strumento. Il time frame può essere selezionato attraverso il menu a tendina e può essere giornaliero, settimanale o mensile. L'ultima impostazione riguarda solamente l'utilizzo delle criptovalute. Queste ultime infatti, a differenza degli altri strumenti finanziari, non hanno nessuna interruzione nel periodo di contrattazione. Nei fine settimana infatti il mercato rimane aperto. Nel calcolo degli indicatori bisogna quindi tenerne conto e selezionare nel menu a tendina la voce Sì. In questo modo verranno considerati i giorni di contrattazione corretti. Attenzione però, questo vale solamente se tutti i titoli selezionati, compreso il benchmark, sono criptovalute. Se anche solo una di esse è un indice azionario, un ETF o un qualunque strumento in cui la contrattazione viene interrotta nei weekend, allora bisognerà selezionare la voce No. Bene, a questo punto non rimane altro da fare che cliccare sul pulsante per scaricare ed elaborare i dati. All'avvio del programma è presente un controllo che verifica che i ticker inseriti siano corretti e disponibili nel database di Yahoo Finance. Per esempio, se modifichiamo il ticker numero 6, una volta premuto il pulsante, il programma esegue una scansione di tutti i ticker ed in caso di risposta negativa lo segnala tramite una finestra di errore, indicandoci appunto di controllare il ticker numero 6. Basta quindi premere sul pulsante OK, correggere il ticker e ripremere sul pulsante per scaricare i dati. Ora, come possiamo vedere, non sono stati segnalati errori ed il download è iniziato. Passiamo quindi ai risultati. Il primo grafico che ci si presenta è ovviamente quello di rotazione relativa. In questo caso abbiamo quindi le curve degli indici settoriali con time frame settimanale, ma che può essere cambiato come abbiamo visto poco sopra. La coda delle curve può essere variata da 0 a 40 settimane muovendo il cursore che trovate nella parte inferiore. Ovviamente se scegliete di visualizzare code eccessivamente lunghe, il grafico diventerà incomprensibile per cui potete deselezionarne alcune semplicemente utilizzando la funzione filtro per i grafici di Excel. Vi basta quindi cliccare sul grafico nell'angolo in alto a destra e selezionare la terza icona in basso. Si apre quindi l'elenco delle voci che compongono il grafico e potete selezionarle o deselezionarle a vostra scelta. Proseguendo troviamo una sezione contenente 3 grafici. Il primo è il grafico dei prezzi del benchmark. In questo modo abbiamo a disposizione l'andamento dello strumento che stiamo utilizzando come riferimento. Dopodiché abbiamo 2 grafici che contengono tutte le curve di forza relativa e di performance relativa di tutti gli strumenti in analisi. Ovviamente anche in questo caso possiamo filtrare le curve con la funzione di Excel che abbiamo visto poco fa cliccando nell'angolo in alto a destra. Spostandoci ancora verso il basso troviamo per ognuno degli 11 titoli selezionati una sezione con 4 grafici.
I primi due sono i grafici a candele dei prezzi del titolo in analisi del benchmark. In questo caso vedete i grafici dell'indice azionario relativo ai materiali di base e dello SPY. Dopodiché abbiamo i grafici di forza e performance relativa del titolo in analisi rispetto al benchmark. In entrambi i grafici vengono riportati in rosso e verde le curve dei due strumenti finanziari, mentre in blu viene riportata la curva di forza e di performance relativa, rispettivamente nel primo e nel secondo grafico. Inoltre è stata aggiunta la media mobile dei due indicatori per aiutarci durante le nostre analisi. La media mobile è impostata di default su 40 periodi, ma può essere ovviamente cambiata cliccando sopra la curva con il tasto destro, selezionando quindi formato linea di tendenza e cambiando il periodo. Bene, questi 4 grafici sono disponibili per ognuno degli 11 titoli selezionati. Scorrendo quindi il grafico Excel vediamo tutti i risultati. Ma torniamo ancora nella parte superiore perché ci sono ancora alcuni aspetti da vedere. Come avrete visto infatti percorrendo il file trovate diversi pulsanti posizionati nella parte destra. Vediamo come possono essere utilizzati. Il primo pulsante permette con un solo clic di stampare in PDF tutto il report e salvarlo in una cartella a vostra scelta, dove potete quindi archiviare tutte le vostre analisi, in modo da mantenere una traccia delle vostre scelte di investimento. Il file viene salvato in automatico con il nome Tire Rotational Report e la data in cui viene effettuata l'analisi, ma può essere ovviamente modificato a piacere. Se apriamo il report in PDF vediamo che è composto da 13 pagine. Nella prima abbiamo i dati in ingresso, quindi i titoli selezionati, il benchmark, il periodo storico e il time frame, e nella parte inferiore il grafico di rotazione relativa. Nella seconda pagina abbiamo il grafico a candele del benchmark e i due grafici di forza e performance relativa. Dopodiché ogni pagina è dedicata ad ogni singolo titolo in analisi e contiene i 4 grafici che abbiamo visto poco fa. In questo modo quindi i risultati sono perfettamente ordinati, sempre disponibili e di facile consultazione. Torniamo quindi ai pulsanti. Il secondo viene utilizzato per il centraggio automatico del grafico di rotazione relativa. La prima volta che il grafico viene generato, le curve vengono centrate automaticamente. Se però decidiamo di modificare la lunghezza delle code, per esempio allungandole, vedete che escono dal grafico. È sufficiente quindi premere il pulsante per ricentrarlo automaticamente. Se a questo punto vogliamo accorciare le code, procediamo allo stesso modo. Premiamo il pulsante e otteniamo una scalatura perfetta dei grafici. Questo pulsante è utile anche nel caso in cui vogliamo cambiare time frame. Come abbiamo detto, il grafico mostrato è con un time frame settimanale, ma è possibile cambiarlo semplicemente tornando al menu a tendina e selezionare per esempio il time frame giornaliero. Il grafico quindi cambierà automaticamente e premendo nuovamente il pulsante le curve vengono ricentrate perfettamente. I pulsanti che si trovano a fianco del grafico rappresentano dei collegamenti per la movimentazione rapida all'interno del documento. Premendo per esempio il tasto relativo al titolo numero 8, veniamo indirizzati immediatamente all'inizio della sezione dedicata a questo titolo, nella quale, come abbiamo già visto, troviamo il grafico dei prezzi e quelli di forza e performance relativa. Come vedete anche qui abbiamo il pulsante per la stampa del documento in PDF, un secondo pulsante che ci permette di tornare al grafico di rotazione relativa, mentre il terzo invece che ci porta al grafico di forza e performance relativa. Premendo quest'ultimo torniamo infatti alla sezione dedicata a questi grafici. A fianco di questi ultimi troviamo ancora una volta i vari pulsanti che ci permettono di navigare all'interno del file rapidamente. Bene, prima di terminare il video vediamo velocemente gli altri 3 fogli disponibili nel file Excel. Il primo si chiama Set di titoli e questo è un foglio utilizzato per creare le liste che possiamo selezionare dalla dashboard. Vi basta quindi inserire il nome della lista, il ticker dei titoli di vostro interesse ed il benchmark, che come abbiamo visto prima può anche essere lasciato vuoto. Il file è predisposto per ospitare 10 liste da 11 ticker. A mio parere sono più che sufficienti, eventualmente ricordatevi che potete creare più copie del file Excel. Magari potreste dedicare un file alle azioni statunitensi, uno a quelle europee, uno all'analisi degli ETF e così via. In questo modo avrete i file ordinati ed ognuno sarà dedicato ad uno specifico tema. Il foglio note è semplicemente un foglio che ho lasciato completamente libero per le vostre annotazioni, nel caso vogliate segnarvi degli appunti, fare dei calcoli o annotare qualunque cosa riteniate opportuno.
Per concludere, nell'ultimo foglio trovate delle semplici procedure nel caso incontriate dei problemi nell'utilizzo del file. Se infatti vi compare un errore nel momento in cui premete il pulsante di download, probabilmente non avete attivato le macro e seguendo questi step risolverete il problema. Inoltre, i dati scaricati da Yahoo Finance richiedono la formattazione statunitense con il punto come separatore dei decimali e la virgola come separatore delle migliaia. In questo specchietto trovate la procedura per correggere queste impostazioni. Infine, se avete scaricato il file, è possibile che quando lo aprite per la prima volta, Excel ve lo blocchi dando un allarme di rischio per la sicurezza. Lo riconoscete dalla barra rossa nella parte superiore. Questo è semplicemente dovuto al fatto che il file contiene delle macro ed Excel le blocca di default. Quello che dovrete fare è chiuderlo, cliccare con il tasto destro del mouse sul file, selezionare proprietà e poi selezionare annulla blocco. A questo punto potete riaprirlo e funzionerà correttamente. Bene ragazzi, per questo video è tutto. Fateci sapere se conoscevate già questo indicatore e se avete trovato interessanti il file che vi ho mostrato. Per chi fosse interessato a provarlo, abbiamo reso disponibile una versione di prova sul nostro sito. Non dovete far altro che andare sul sito di Tyrell Capital e nella sezione dedicata allo shop trovate la versione di prove, quella completa del file, sia in italiano che in inglese. Selezionate quindi la versione di prova, completate la procedura di acquisto, che è necessaria anche se il file di prova è chiaramente gratuito, e il file verrà scaricato immediatamente in modo automatico e lo troverete nella cartella di download del vostro PC. Se poi il file vi soddisfa e lo trovate utile, potete acquistare la versione completa con licenza lifetime. In caso contrario, lasciateci comunque un feedback per farci sapere come l'avete trovato e se avete degli spunti interessanti per migliorarlo. Infine, per chi fosse interessato a sviluppare il proprio foglio di calcolo personalizzato per eseguire le proprie analisi di mercato, per realizzare watchlist da aggiornare in modo automatico o per eseguire backtest di strategie di investimento, può contattarci o fissare una call tramite il link che trovate in descrizione e saremo ben felici di analizzarli insieme e di supportarvi nello sviluppo. Bene, se siete rimasti fino alla fine, se il video vi è piaciuto, vi chiedo di mettere un bel like e se non l'avete ancora fatto di iscrivervi al canale e cliccare sulla campanella per essere avvisati quando usciranno i prossimi video. Io vi ringrazio come sempre per essere rimasti fino alla fine e ci vediamo presto!